Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo farvi vedere un utensile che ho acquistato su Amazon, sempre per la mia mola d'acqua, e oggi andremo a vedere come poter affilare i coltelli con questa jig della Tormek. Come vedete già dalle immagini, praticamente è un supporto per coltelli che ci aiuterà tantissimo nel seguire il bisello di affilatura. Intanto vediamo cosa c'è dentro la scatola, ma come potete immaginare c'è solo il supporto, perché è quello che ci basta. Il supporto è realizzato da una parte mobile che agguanterà il coltello, formata da due viti di serraggio, più un distanziatore di fino per poterlo appoggiare sopra il nostro supporto. Cosa serve questo distanziatore? Avvitandolo o svitandolo cambierà l'angolo con cui il coltello appoggia sulla pietra. Vi faccio vedere come va posizionato il coltello. Io ho questo coltello qua, questo è un coltello da bushcraft, da bosco. Allora, dovete prima di tutto andare a fondo, c'è un fine corsa, diciamo. Posizionate il nostro supporto a circa metà della lunghezza del coltello, avvitate la prima vite e poi avvitate la seconda. Ecco, ora il coltello è saldamente fermo in posizione. Cosa c'è da fare ora? Vedere che angolo ha il nostro bisello. A tal proposito io mi aiuto con questa dima che mi viene data insieme alla mola. L'angolo di questo coltello dovrebbe essere circa 20 gradi, vediamo, è circa 20 gradi, perfetto. Adesso passiamo sulla mola e vi faccio vedere come poter affilare un coltello del genere. Se volete una mano in più, con un pennarello nero fate un segno sul bisello, così, per tutta la lunghezza, e poi con la ruota troverete l'inclinazione migliore. Una volta montato il supporto utensili in verticale e appoggiando il nostro jig qua sopra, possiamo determinare l'angolo di affilatura. Una volta deciso l'angolo del bisello, che nel mio caso è 20, tramite questo, appoggiandolo qua, potrete vedere l'angolo di affilatura. Se l'angolo non dovesse combaciare, tramite la vite di fino regolate l'altezza o tramite anche il manico che è su filetto, avvitandolo e svitandolo deciderete l'angolo. Allora, vediamo se colorando di nero il bisello e facendo ruotare la mola possiamo vedere se l'inclinazione è giusta. Giustissimo, non è proprio allineata, quindi noi giriamo questa e riproviamo. Proviamo finché non troviamo la giusta angolazione. Direi che ci siamo quasi. Una volta trovata la giusta angolazione, avviamo la nostra mola, facciamo bene inumidire la ruota. Per sicurezza è sempre meglio mettersi un guanto antitaglio. Con una mano tenete il manico del coltello e con l'altra qua. Sentite questo rumore? E vedete che il nero va completamente via e l'angolo è giusto. C'è da dire che questo bisello era particolarmente rovinato, quindi lo voglio rifare da zero
sta diventando lucente. Per il lato opposto, solita metodologia, supporto fermo qua e sempre movimenti ondulatori. La ruota sempre a favore di filo. Se volete fare prima perché magari il filo non è proprio distrutto, lo fate dall'altra parte con il senso di rotazione controfilo, quindi mangerà più velocemente il metallo e avrete una filatura più rapida. Continuiamo anche qui fino a creare una piccola bava e poi passiamo alla lucidatura con il cuoio. Non so se notate, ma verso la punta il filo morto si è già formato, era la parte più rovinata, però vedete com'è lucida ora? Il bisello lo abbiamo affilato bene e adesso lo passiamo sul cuoio. Ora anche qui avete due modi, o appoggiando anche qui il nostro attrezzo oppure a mano libera. Io in questo caso lo faccio a mano libera perché tanto non è difficile. Passiamo un po' della nostra pasta verde lucidante, questo lo possiamo anche togliere, e adesso sempre a favore di filo lucidiamo. Il mio consiglio è quello di ripassare un po' di volte il filo o bisello sulla parte in cuoio. Così facendo il coltello risulterà ancora più affilato se nel test di taglio non sarà come voi lo volete. Ora, io sono un hobbista, quindi i miei macchinari sono per hobby, non è nulla di professionale. Quindi anche il lavoro finale è adatto agli scopi che ne faccio io in questo caso. Questo è un coltello da bushcraft, quindi mi servirà prevalentemente nel bosco. Noi lo abbiamo fatto a rasoio, ma nel mio caso serve soltanto come coltello da campo per cioppare il legno e tutti quei lavori che facciamo in outdoor. Facciamo il test della filatura. Direi che è affilato come un rasoio, guardate come taglia. La filatura finisce qua, non è nulla di complicato, basta prenderci un po' la mano, sia con la mola d'acqua che con la mola in cuoio. Mi raccomando sempre mettere la pasta abrasiva o lucidante e spero che il video vi torni utile. Se volete lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.